Ti volevo invitare domani alla manifestazione che c'è a Cagliari. È una manifestazione contro la colonizzazione della Sardegna per produrre energia e anche una manifestazione contro questo governo dell'isola che, esattamente come il governo nazionale, sta cercando di risolvere tutto parlando di aree idonee, dicendo non preoccupatevi, adesso lavoriamo alle aree idonee, risolviamo il problema. E non esistono le aree idonee, non esistono perché il problema non è trovare un posto dove fare queste cose. Il problema principale è lo sfruttamento della Sardegna, la colonizzazione della Sardegna da parte di aziende energetiche che sottraggono risorse proprio al territorio. Quindi è come se questo vento e questo sole fossero rubati alla Sardegna. Quindi non esiste nulla di idoneo in una cosa del genere. Non possiamo trovare le aree idonee in cui permettere a queste persone di derubarci. Quindi tutto il discorso sulle aree idonee è un discorso inutile, che non si può più fare. Vieni qua, Diego. C'è il mio cagnolino. Magari poteva essere fatto 40 anni fa il discorso sulle aree idonee, visto che ormai tutta la Sardegna è invasa da queste cose. Forse il discorso sulle aree idonee si poteva fare all'inizio, ma non alla fine. E non dopo che abbiamo scoperto tutto quello che abbiamo scoperto nel frattempo, che ci sono organizzazioni tra le più terribili del mondo, che fanno le cose più brutte al mondo, in tutto il mondo, e sono qui a farle in Sardegna. Cioè, ragazzi, vi rendete conto? Non esistono le aree idonee. Non esiste nulla di idoneo in questa cosa. Ti saluta Diego. Bello. Le aree idonee hanno senso solo se tutto viene fatto nelle aree idonee. Non ha senso parlare di aree idonee se tu magari mi cerchi una cava dove mettere i pannelli e però mi vai a costruire tutta l'infrastruttura che serve per gestire quell'energia nelle campagne, in aree non idonee. Ci sono le oche qua. Quindi i tralicci, i cavi, le stazioni andranno sempre a finire in campagna. Abbiamo visto quello che sta succedendo a Serargius. Stanno distruggendo un intero agro per fare una mega centrale. Hanno fatto firmare il contratto ai proprietari dietro il cofano di una macchina, davanti ai loro terreni, intimoriti da decine e decine di agenti delle forze dell'ordine. Cosa c'è di idoneo in tutto questo? Le aree idonee non esistono perché andrebbe fatto tutto nelle aree idonee e non solo la pala e poi tutto il resto viene fatto in campagna. Qual è la soluzione? La soluzione adesso non c'è. La soluzione non la dobbiamo neanche trovare noi. Noi siamo qui per dire che questo non va bene e non verrà fatto in Sardegna. La Sardegna non può essere colonia energetica, lab energetico di nessuno. La Sardegna non può essere parte di un hub energetico in nessun modo perché a noi non serve produrre energia e non ci guadagniamo nulla da questa produzione di energia. Quello che dobbiamo fare è una pausa vera, fermare tutto, cercare di capire se e come effettivamente spegnere le centrali a carbone. Mi dispiace soprattutto per le persone che vivono vicino alle centrali. Verrò a trovarvi molto presto e mi dispiace perché ovviamente la nostra protesta non vuole favorire il fossile assolutamente. La nostra protesta nasce proprio dal fatto che in Sardegna si continua e si continuerà a usare il fossile, anche con tutte le pale che vogliono fare, tutti i pannelli che vogliono fare. Infatti la nostra protesta viene proprio da lì. Adesso questa propaganda green che compare su tutti i giornali, di cui adesso poi parleremo, vuole far credere ai lettori ignoranti che il ministro ha deciso di non spegnere le centrali in Sardegna per colpa della protesta. Avete sentito, no? Che il ministro ha detto si spegneranno in tutta Italia tranne che in Sardegna. E praticamente ci sono questi giornali di propaganda che fanno capire che la protesta dei sardi ha rallentato lo spegnimento delle centrali, invece non è così assolutamente. Si sapeva già da anni che non si sarebbero spente le centrali in Sardegna e per questo noi protestiamo, perché una centrale a carbone almeno si potrebbe spegnere anche subito e non toglierebbe nulla
ai sardi, perché noi non abbiamo bisogno di tutta quell'energia. Era chiaro già dal 2022, dal decreto Draghi, quello della decarbonizzazione, dove andate a leggerlo sulla Gazzetta Ufficiale, scrivete decreto 29 marzo 2022, Gazzetta Ufficiale, su Google vi compare, leggetelo, il primo punto, sulla decarbonizzazione in Sardegna, è chiaro. Quindi le centrali a carbone verranno convertite a centrali a gas e verranno fatte nuove centrali a gas, inceneritori, qualcosa del genere, non si sa, ma non dice che verranno spente le centrali a carbone se facciamo le pale e i pannelli, quello no, sicuramente verrà spenta la centrale a Venezia o in altre parti d'Italia, ma non spegneranno la centrale sarda. E non è per la protesta, ragazzi, questa cosa si sapeva già. Almeno io che ho letto il decreto da subito lo sapevo. Finché in Sardegna non mettono i rigassificatori e la dorsale, le centrali a carbone rimarranno accese non fino al 2028, ma per sempre. Perché se noi lasciamo passare ogni decisione che lo Stato vuole fare sulla Sardegna, le centrali a carbone rimarranno accese, ragazzi. Domani è importante esserci, ci saremo tutti. C'è anche qualche novità, la protesta sta cambiando, ne parleremo nelle prossime settimane, ma siamo a un punto di svolta. Non ci sarà più un'organizzazione che deciderà per tutti, ma la protesta inizierà ad essere una protesta decentralizzata e ognuno deciderà per il proprio territorio, le proprie iniziative e bisogna farci sentire. Bisogna accamparsi lì e non andare mai più via. Facciamo un ululato per la protesta? Mi voglia? Yukun Yukun, Yukun Yukun, yeah, we, 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 Yukon, yeah. Bello.